Sono Federico Rossi, Design Director della ZAF Design. Il mondo dei seggiolini è un mondo che si evolve sempre e come punto di riferimento importante nell'evoluzione ha la sicurezza. In questi ultimi anni la sicurezza è stata al centro dell'attenzione perché la nuova normativa ha avuto proprio quello come punto importante di trasformazione. La R129 quindi lavora tanto su questo, lavora tanto anche sul MISIUS. Nel nostro modo di progettare i seggiolini questo è anche un punto molto importante. Controlliamo in continuazione le performance man mano che li progettiamo, ma contemporaneamente dobbiamo progettare qualcosa che sia facile da posizionare all'interno dell'auto da parte dell'utente finale. Questo significa che non deve sbagliarsi, non deve sbagliare l'aggancio, non deve sbagliare il posizionamento delle cinture, tutte cose che servono per limitare gli errori. La sicurezza passa attraverso le forme, i materiali, però poi il seggiolino deve avere anche altre caratteristiche, deve vendersi da solo perché l'utente finale quando lo va a scegliere deve capirne le caratteristiche. Studiamo il modo di utilizzare questi seggiolini da parte dei genitori, cerchiamo di dare e di inventarci, di trovare nuove features, nuove caratteristiche che permettano al seggiolino di distinguersi sul mercato. Essendo fatto in parte di plastica e in parte di tessuto, naturalmente la parte in tessuto segue i trend della moda. Come le auto, anche i seggiolini hanno una carrozzeria esterna e hanno bisogno di rapportarsi con il disegno dell'automobile. Il genitore che va a comprare il seggiolino ha un'automobile, è vero che lo compra per il figlio, ma è lui che lo sceglie. Il seggiolino, come questo qua ad esempio, abbiamo privilegiato una forma a uovo, una forma molto contenitiva che desse proprio la tranquillità al genitore che lo sceglieva di acquistare un prodotto che aiutasse il bambino a stare comodo e soprattutto lo proteggesse in caso di incidente. Le linee stilistiche seguono un po' le più imperanti oggi sulle automobili, dove ci sono parti più lucide, parti opache, e abbiamo lavorato con questa fascia che gira intorno e dà un po' più di importanza alla parte plastica. Si cercherà sempre di più di fare seggiolini leggeri per risparmiare sui materiali, naturalmente, per risparmiare sui costi. Sappiamo tutti però che le strutture interne di questi seggiolini sono importantissime per supplire alle accelerazioni a cui vengono sottoposti durante i crash test. Parlando di sicurezza, noi cerchiamo sempre di alzare l'asticella della sicurezza, sia di sicurezza passiva del seggiolino, sia una sicurezza derivante dal fatto che il bambino viene posizionato dentro il seggiolino in modo perfetto, si ricerca una sua comodità, perché un bambino seduto, comodo, non si muove molto. Sappiamo tutti che i test vengono fatti con dei dummies che sono fermi, sono seduti. Questo significa che un bambino comodo sta anche in una posizione corretta e una posizione corretta gli permette di scaricare le accelerazioni in modo giusto. Come riusciamo a inserire stile e performance in un seggiolino? Sono due cose che sembrano in antitesi. La nostra capacità è proprio quella di riuscire a vedere dentro un vestito esteriore, che è lo stile che gli si darà a questo seggiolino, gli stilemi del presente e del futuro. Uno scheletro che è fatto di sicurezza intrinseca, fattibilità. Mentre progettiamo, manteniamo sempre viva l'attenzione su tutti questi ambiti. Deve essere bello, deve funzionare, avere delle prerogative leggermente diverse da quelle che hanno gli altri seggiolini, ma deve essere costruibile, facilmente assemblabile. Contemporaneamente studiamo materiali o ricerchiamo materiali che vengono recuperati dagli oceani. Questo permette di
rendere sempre più in sintonia con le sorti del nostro pianeta questo nuovo prodotto. Durante il processo di progettazione la fattibilità è un momento che man mano che si va avanti ogni tot ci si ferma e si fa un'analisi più approfondita sulla fattibilità di quello che stiamo facendo, ma questo è un processo che utilizziamo su tutti i prodotti su cui lavoriamo.